Ciao, oggi è il turno di Topolino Baby. In questo tutorial ti mostrerò come realizzarlo in modo semplice e veloce. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi tutorial. In descrizione ti lascio il link per scaricare questa scheda dove troverai la pasta che ci occorre oggi. Accompagnami. Iniziamo dalla testa prendendo la pasta nera e creando una sfera. Applicando una leggera pressione al centro, creiamo un incavo. All'interno di questo mettiamo la nostra pallina di carta stagnola o polistirolo, che servirà per riempire ed alleggerire la testa. Aiutandoci con il palmo della mano, facciamo scorrere la pasta fino a colmare il buco e chiudere il nostro riempimento dentro. Smussiamo le crepe e ridiamo forma alla sfera. Mettiamo da parte la testa e passiamo al viso. Stendiamo uno strato sottile di pasta beige e con la tecnica della pellicola che ti ho già spiegato in questo video di Bing, ti lascio il link qui su nell'info, ricaviamo un cuore con l'aiuto di un tagliabiscotti. Collochiamo il cuore ottenuto sulla sfera. Ci sono differenti tipi di tagliabiscotti a forma di cuore in commercio, quindi in funzione del nostro dobbiamo accentuare, come sto facendo io, la parte in alto del viso. Passiamo al muso. Partendo da una sfera facciamo ruotare delicatamente la pasta sul piano, lasciando uno spazio tra indice e medio. Modelliamo ad arco la parte inferiore e andiamo ad applicarlo al viso. Due cose importanti da tenere in considerazione. La prima è di posizionare il muso abbastanza in basso e la seconda è di centrare bene il muso. Con l'aiuto del Dresden disegniamo la bocca. L'angolo della bocca andrà posizionato dove termina la linea del viso e all'altezza della linea media del muso, proprio qui, a destra e a sinistra. Adesso dobbiamo tracciare la bocca. Immaginiamo un arco che attraversa tutto il muso. Dapprima realizziamo le tracce che toccano gli angoli della bocca e poi procediamo a congiungerli. Modelliamo adesso il muso accentuando la differenza tra labbra e naso e passiamo a realizzare l'apertura della bocca. Per questa possiamo prendere come riferimento la grandezza del naso. Con l'aiuto del cutter facciamo un taglio netto e con l'aiuto del Dresden tiriamo fuori la parte inferiore della bocca e la modelliamo. Passiamo agli occhi. Aiutiamoci segnando il punto finale degli occhi, così sapremo il limite da non superare. Calcolo la metà del viso e segno un puntino. Lo stesso faccio a sinistra. Con l'aiuto di questo tool inizio a sagomare gli occhi pressando la pasta verso il basso. Questo attrezzino della Sugarworks è veramente utilissimo. Se non lo possiedi, in alternativa puoi utilizzare il Dresden. Per realizzare l'occhio prendiamo un po' di pasta bianca. Formiamo un chicco di riso e applichiamolo all'incavo appena creato. E con l'aiuto del nostro tool pressiamo la pasta avendo cura di rispettare i bordi. Ripetiamo il procedimento con l'occhio sinistro. Con un ball tool realizziamo l'incavo dove collocheremo la nostra pupilla. Partiamo con un piccolo puntino per poi disegnarlo in base allo sguardo che dovrà avere il nostro personaggio. Inumidiamo gli incavi, con della pasta nera realizziamo il nostro chicco di riso e lo collochiamo dentro. Con l'aiuto del nostro tool lo pressiamo leggermente, giusto quanto basta per farlo aderire bene. Ripetiamo la stessa operazione per la pupilla sinistra. Per il naso realizzeremo un'oliva. Con l'aiuto del Dresden marchiamo leggermente la superficie per poter accomodare meglio il nostro naso. Una goccia d'acqua e andiamo a collocare l'oliva. È il momento di dar colore alla parte interna della bocca. Ci serviranno un po' di rosso e un po' di rosa in polvere. Con un pennellino iniziamo a colorare con il colore rosso partendo dal fondo e via via che ci spostiamo verso l'esterno lo sfumiamo con il rosa.
Fai attenzione a non colorare le labbra. Passiamo alla lingua. Chiedo scusa per l'inquadratura, sono andato fuori campo, ma ti racconto cosa succede. Prendiamo una piccola pallina rosa, realizziamo un chicco di riso e lo appiattiamo leggermente. A questo punto lo taglio a metà. Con l'aiuto del tool marco una linea nella parte posteriore. Ed eccola qui. La proviamo sul soggetto e sistemiamo eventuali imperfezioni. Per le orecchie stendiamo uno strato spesso di pasta nera. Con il ball tool effettuiamo 2 leggere pressioni che formeranno la parte interna delle orecchie. Mettiamo su la nostra amata pellicola e tagliamo con un tagliapasta circolare. Eliminiamo le imperfezioni e stiriamo un po' la pasta. Attenzione, perché le orecchie dei mini topolini non sono rotonde. A questo punto verifichiamo dove andranno le orecchie e in quei punti inseriamo i wire che le sosterranno. Inumidiamo le superfici e inseriamo le orecchie. Mettiamo via la testa ad asciugare e passiamo al corpo. Partendo da una sfera, seguimi in questa tecnica facile e veloce. Faccio ruotare la sfera sul piano mettendo i palmi nell'estremità e lasciando libera della pasta al centro. Continuo il movimento con gli indici fino ad ottenere gambe e piedini. Marco l'inguine con un tool e aiutandomi con le mani piego le gambe fino a formare una U. Adesso modello il corpo in modo tale da distinguere la pancia dal petto e passo a dare forma ai piedi. Afferro con pollice e indice la caviglia e tiro in su il piedino. Passo a modellare la pianta del piede dandogli una forma di uovo rovesciato. Per le braccia utilizzo il totale della pasta e le realizzo insieme. Partendo da una sfera realizzo un salsicciotto allungandolo fino a 8 cm circa. Presso un po' di più all'altezza dei polsi e divido in 2 la pasta. Modelliamo i pezzi ed eliminiamo le imperfezioni. Per le mani parto da una sfera e realizzo una goccia. Presso leggermente e appiattisco la parte del polso. Con il cutter taglio la pasta disegnando un 1 e modello il pollice. Adesso disegno le dita da una parte e dall'altra e poi le collego senza tagliarle. Solo 4 dita in totale per topolino, mi raccomando. Realizziamo anche la mano sinistra stando attenti a dove va il pollice. Adesso passiamo all'assemblaggio. Effettuiamo un taglio obliquo in entrambe le braccia eliminando la pasta in eccesso. Inumidiamo e incolliamole al busto. Inumidiamo anche la zona dei polsi, le mani e le punte dei piedini. Passiamo quindi a posizionare le mani. Con il Dresden marchiamo qualche dettaglio, modellando sui polsi le pieghe del pigiama. Prima di collocare la testa dobbiamo realizzare il bavaglino. Partendo da una sfera stendiamo della pasta gialla. Verifichiamo la misura ed effettuiamo un foro nella parte alta. Una volta collocato il bavaglino occupiamoci della struttura. Infilziamo con uno stecco il nostro busto assicurandoci che tocchi il fondo e poi tagliamo l'eccesso in obliquo formando una punta che ci aiuterà a collocare meglio la testa. Facciamo un foro guida sulla testa e posizioniamola sul busto. Il mio consiglio è di metterla un po' inclinata, così darà più movimento al personaggio. Il baby topolino è quasi terminato, dobbiamo solo aggiungere i punti luce agli occhi. Una microsfera bianca. Ed eccolo qui. È stato facile? Come sempre, se hai dubbi o domande, lascia un commento qui in basso, ti risponderò quanto prima. Se il video ti è piaciuto o lo hai trovato utile, fammelo sapere lasciando un like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, così facendo mi supporterai e non ti perderai i prossimi tutorial. Grazie e alla prossima. Ciao!